Benvenuti o bentornati sul canale. Oggi vediamo un articolo che mi sembra di aver già provato, forse era leggermente differente, ne ho in giro talmente tanti di questi che normalmente poi me li dimentico in giro nelle valigette dai clienti e così via. È una sorta di piccola docking station, di quelle proprio portatili, e andiamo a vederla, così la vediamo insieme. È molto semplice, sono di quelle che normalmente non richiedono driver. Ecco, per chi si chiedesse cos'è una docking station, non è altro che un dispositivo molto semplice che permette di sfruttare una presa USB di tipo C, questo perlomeno negli ultimi anni, vedete? In questo caso è una presa di tipo C tipica dei portatili, e ampliare il numero di porte disponibili. Questo perché? Perché questo tipo di collegamento di solito consente trasferimenti fino ai 10 gigabit, sufficienti per gestire sia USB 3.0 ad alta velocità, sia USB di tipo C, veicolare il segnale HDMI per la parte del monitor, quindi, e poi questo è l'ingresso di alimentazione. Sotto comunque è sempre riportato il tutto, vedete, USB 3, USB 3, USB-C. In questo caso c'è un lettore di schede SD e micro SD. Di qua abbiamo l'alimentazione, perché se il portatile ad esempio ha un solo cavo di tipo una sola presa, scusatemi, di tipo USB-C, normalmente la si utilizza anche per la ricarica. In questo caso, una volta che avete collegato questo, l'alimentatore lo potete collegare qui e tramite questo cavo viene anche fatta la ricarica interna, quindi batterie e così via, e l'alimentazione. Dicevo, uscita HDMI che penso sia una 4K, vediamolo perché non me lo ricordo più. Non me lo ricordo. Sì, è una 4K a 60 Hz, cosa comunque più che sufficiente per i normali utilizzi, quindi monitor esterno. E poi abbiamo altre due prese di tipo USB, sempre A, ma 3.0, e poi abbiamo anche un collegamento di rete. Questo li rende particolarmente comodi. Il collegamento di rete è un collegamento gigabit, gestisce il 10, il 100 e il 1000 megabit, quindi sostanzialmente gigabit. Perché è comodo questo? Innanzitutto, dimenticavo, come avete visto c'è anche una custodia. È comodo perché quando avete un portatile normalmente non avete tutte queste porte disponibili, e questo, vedete, è compatto e alla fine non occupa molto spazio in valigetta, e diciamo all'occorrenza, soprattutto se siete in mobilità e avete la necessità di leggere schede di memoria, di collegarvi ad una rete fisica, quindi tramite cavo LAN, o di avere un monitor esterno, questo è sicuramente un prodotto interessante. In ogni caso vi lascio il link. Adesso non lo provo, ma ne ho provati talmente tanti di Benfei che onestamente non ho mai avuto nessun problema. Anche qui la questione driver, direi che sotto questo punto di vista non ci sono problemi, perché se il PC è collegato ad internet fa tutto in automatico. E come funzionamento è garantita la compatibilità con Windows, Mac e Linux. Io di solito l'ho sempre usati su un mondo Windows, per cui non vi so dire effettivamente se funziona anche come funziona su Mac e su Linux. In ogni caso vi aspetto sotto nei commenti se avete domande, capisco che possa essere magari per alcuni un argomento abbastanza ostico, ma in realtà è un prodotto molto molto semplice dal punto di vista dell'utilizzo, non della realizzazione. Va bene, detto questo vi invito a lasciare un like e vi invito anche ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. È un piccolo gesto per voi gratuito, ma per noi molto importante. Grazie e alla prossima.